Ciao, benvenuto sul nostro canale Y2K Sailing Adventure. Io sono Max. E io sono Alex. Questo è il terzo video della serie che racconta la nostra crociera alle Vanuatu. Sono isole bellissime, la popolazione è davvero fantastica. Se ti piacerà, clicca su mi piace e lasciaci un commento. Prima di iniziare, ricordati però di iscriverti al nostro canale. E di abilitare la campanellina per ricevere la notifica ogni volta che carichiamo un nuovo materiale. Ciao e a presto. Sigla! Espiritu Santo, o semplicemente Santo, è la più grande isola dell'arcipelago delle Vanuatu. Luganville, il capoluogo, è la seconda città in termini di importanza dopo la capitale Port Vila. Al termine della guerra, le truppe statunitensi inabissarono tutte le attrezzature militari prima di abbandonare Santo, creando così uno dei luoghi di immersione più famosi al mondo, denominato $1 Million Point. Il nomignolo deriva dal valore stimato di tutta l'attrezzatura affondata. Il sito di immersione offre la possibilità di vedere carri armati, aerei, camion e imbarcazioni militari. Inseriamo nei dettagli del video alcuni link di approfondimento. $1 Million Point si trova proprio sul capo a sud della baia di Paliculo. Stiamo entrando nel primo fiume. Forse c'è anche una marea abbastanza bassa. Qua è profondo. Ma comincia a essere più pulita. I fiumi Matevulu e Riri sono navigabili con il dinghy o con la canoa ed entrambi hanno sorgenti di acqua dolce pura e trasparente dai colori incredibili. Vengono chiamate Blue Hole. Mamma che bello! Ma quanto è fredda? Cosa? Ghiacciata? È un po' freschetta. Però che spettacolo! Occhio. Madò! Mamma che blu qua! In queste polle blu vivono tante specie di pesciolini solitamente presenti negli acquari di casa. È stato stranissimo tuffarsi nell'acqua dolce dopo tanta acqua salata. È troppo bassa. Sulle gambe. Ah, ecco, meno male che non sono solo io.
La nostra ultima tappa a Santo è Port Orly, un villaggio che si trova a nord dell'isola. Ancoriamo davanti alla lingua di sabbia a ovest dell'isolotto Dolphin, chiamato così per la sua forma che ricorda un delfino, e a sud dello scoglio Malvoror. Rimaniamo fermi per una settimana prima di poter volgere la prua su Ambae. Sopra di noi passa una brutta perturbazione che porta forte vento da sud. Ne approfittiamo così per visitare con calma il villaggio. Se ti è piaciuto il video, metti mi piace e ricordati di iscriverti al nostro canale.